Invece in bagno abbiamo questa felce che ammetto che è colpa mia, ha patito tantissimo, non riuscivo a trovarle un posto adeguato. Ora spero che in bagno possa dare il meglio di sé perché ha davvero patito tanto, spero di riprenderla anche perché era da un anno che ce l'avevo e mi dispiacerebbe dovesse morire, ecco. Ciao Lilia, Lilia è qua di passaggio perché vogliamo farle la gabbietta fuori. Cioè la gabbietta, scusate, vogliamo proprio farle una casetta in legno con una recinzione, solo che appunto essendo appena passato l'inverno non riuscivamo a farla. Adesso in maggio ci mettiamo lì e le facciamo una casetta nuova. Questo è un pothos. Questo qui è un pothos nato dall'altro mio pothos grande, grazie ai gatti. Avevano proprio staccato una liana quando erano piccolini e l'abbiamo messa a radicare, ha preso benissimo. Nella vecchia casa faticava un po' a crescere, invece da quando è qua praticamente mi ha fatto da questa foglia in avanti, quindi sono contentissimo perché mi piacerebbe poi farlo crescere su al muro. E per finire qui abbiamo questo che è una tillandsia e mi sta facendo il fiore. Non so se vedete il cambio di colore di foglie, che sotto è verde, sopra sta diventando un po' rosata, un po' gialla. Bellissima, non vedo l'ora che finisca questa fioritura. In camera di mia mamma abbiamo semplicemente questa felce che sembrava molto carina, l'ho lasciata lì, sta facendo tutte queste foglie nuove. L'abbiamo trovata passeggiando in montagna con Luca, l'abbiamo trovata per terra sradicata, aveva una radice in croce, quindi ho provato a metterla nel muschio e a farla crescere e direi che a distanza di 4-5 mesi ha preso benissimo perché tutte queste foglie verdi sono nuove perché quelle vecchie gliel'ho ancora lasciate ma sono seccate, invece queste sono nuove e ne sta facendo altre, quindi wow. Le altre piante invece sono 2 orchidee. Queste orchidee qui erano mie, prima di avere il bar a ceva io avevo più di quasi una ventina di orchidee, poi avendo il bar non riuscivo a seguirle quanto volevo, anche perché ero lontano, quindi non venivo a casa a dormire, quindi avevo chiesto a mia madre di prendersene cura. Queste sono sopravvissute ancora, questa ha patito leggermente ma poi ho visto che si sta riprendendo bene, quindi adesso sono sue, gliele lascio tenere in camera, gliele lascio curare perché le vuole avere vicino, insomma è stata una sua scelta e non me le vuole lasciare più. Questa qui tra l'altro ha messo, se non sbaglio, un piantino, ecco questo qua di fianco in realtà è una seconda orchidea che sta nascendo dall'orchidea principale, quindi wow. Ovviamente fuori è il balcone dell'entrata, quindi queste sono tutte piante fuori, ma ve le farò vedere col secondo plant tour che andremo a vedere tutto all'esterno, quindi per adesso lasciamo un attimo tutto sospeso. Poi venendo in cucina, scusate il disordine ma dobbiamo mettere a posto, vabbè questo è un semplice bouquet degli sposi del matrimonio a cui abbiamo fatto le bomboniere, siamo stati invitati, quindi è rimasto un bellissimo ricordo. Queste sono 2 dracene sanderiane, quelle che di solito tengono in acqua, io le ho tolte dall'acqua perché stavano ingiallendo e infatti mi stanno facendo le foglie nuove e sono bellissime, quindi meno male perché stavano proprio diventando brutte e non so se è colpa mia, ma vedo che con la terra, ovviamente essendo piante di terra, si trovano bene e teniamole così. Passando di qua abbiamo la pianta del caffè arabica che è sempre più grandicella, sta facendo le foglioline nuove, quindi grazie piccolina. Sotto abbiamo invece la Camadorea, giusto? Questa qui e questa qui che è la DF Banchia, qualcosa del genere. Comunque vabbè, questa che sicuramente conoscete, anche questa l'ho presa patita da un supermercato, ma le nuove foglie sono belle, quindi siamo molto felici e voilà.
In realtà no, però questa foglia qui è stata colpa mia, l'avevo lasciata al sole lì dietro per misurare l'umidità delle piante, vabbè. E la copertina di Maya, vero Maya? Andando verso Maya abbiamo il mio potos gigante. Non fate caso ai semini per terra che sto facendo nuovi esperimenti, quindi vabbè, sì che li potevi mettere un po' a posto prima di fare il video, avete ragione. Questo è il mio potos, da tantissimi anni ho questa pianta, ovviamente le faremo fare un bellissimo arco sopra. E poi ci giriamo di qua che c'è uno scaffale con tutte le mie pianticelle. Partiamo dall'alto, questa è una delle orchidee che vi dicevo in un unboxing che abbiamo salvato da un supermercato, e l'esperimento sta riuscendo perché ecco qui le nuove radichette. Poi abbiamo un croton, una Noxalis in fiore, questo qui ce l'ho da pochissimo, infatti non mi ricordo il nome, Chlorophytum giusto, e una Pachira, il mio orgoglio, una pianta che volevo da tanto tempo e non credevo, ma sta crescendo molto velocemente. Passando più giù abbiamo un Anthurium, non ci crederete, l'ho pagato 2 euro in un supermercato, quindi ho detto vabbè, mi morirà sicuramente, altro che mi morirà, sta crescendo tantissimo. Questo qui che figuriamoci se mi ricordo il nome, anche questo ce l'ho da poco, quindi devo ancora studiarmelo. Una pileaca direi, che è la tipica pilea che io di solito uso per fare i terrari, però questa l'ho voluta lasciare fuori. Una fittonia, prima volta in vita mia che riesco a farla crescere. Un'altra peperomia, questa è la Moon qualcosa, Moon Valley se non ricordo male, c'è scritto. Ha ancora il vaso di quando l'ho comprata, quindi sì. Queste sono le cornadalce, che il nome scientifico non me lo ricordo, quindi andiamo a vederlo. Meno male che le scrivo. Wow, l'ho bagnata oggi, ovviamente non ho pulito il vaso. Questa è una cornadalce, un Platycerium. Questa è una Sansevieria che mi ha dato mia cognata perché le stava morendo, l'aveva lasciato in quei vasetti di ceramica che si comprano al supermercato, era tutta legata e tutto quanto, solo che l'ha lasciata lì dentro senza foro di drenaggio, quindi potete immaginare cosa sia successo. Vabbè, adesso la stiamo facendo riprendere. Qui dietro abbiamo una sclefera, o scheffera, vabbè, avete capito. Non so se si chiama così, ma è variegata ed è bellissima. L'ho trovata in un vivaio, l'ho presa subito. E poi qui uno dei miei piccoli orgogli che sta diventando un mini cespuglio, tutte queste sono nuove, il Syngonium, che lo trovo spettacolare, è bellissimo. Sotto abbiamo il nostro giglio bianco, visto che è il secondo nome, perché il primo non me lo ricordo mai, però classico comune che mi ha regalato una mia amica quando mi è venuta a trovare. Poi abbiamo una begonia, quella che nell'unboxing mi è stata regalata dal vivaio perché era un po' patita. Ecco qui i risultati con dei bellissimi fiorellini. Qui vabbè, lì dietro solo del muschio che conservo. Qui abbiamo il mangiafumo, quello che esce un po' a tronchetto strano, che cresce non esce. Questa è una pianta di vetro, non so il nome scientifico, era di mia mamma, anche questa stiamo cercando un pochettino di farla riprendere, però non conosco molti dettagli, ma vedo che si sta riprendendo bene, quindi non mi lamento. Sotto invece abbiamo quelle di passaggio, cioè alcune, non tutte, sono di passaggio, tipo questa lapidaria con questi lithopsis perché mi ha fatto pure la nascita gemellare, questo glottifilum insieme a questa pianta che non so il nome perché è nuova, scusatemi, comunque andranno tutti fuori. Anche questo verbasco, anche questa è stata una pianta che abbiamo trovato sradicata. Vuoi non portarla a casa anche se è praticamente un'erba? Certo, la prendiamo e la salviamo. Queste sono talee di amici che mi hanno lasciato. Questa qui sembra che stia patendo un pochettino, questa invece sta prendendo perché mi sta facendo la foglia nuova, quindi meno male. Poi abbiamo questa che penso sia
Anche una peperonia, l'ho presa al supermercato 1,50 € l'ho vista e mi faceva un po' tenerezza perché ha questo tronco spezzato e le foglie un po' messe male e ho detto portiamola a casa, si sta riprendendo anche questa bene, quindi sono contento. E c'era scritto piantina olandese, quindi non so di più. Queste sono zucche che sto preparando per l'orto. Questa è una Zamia Kulkas, quella che ho comprato alla... Ah no, non è ancora uscito il video, quindi vabbè, l'ho comprata. Questa invece è un'altra begonia. Questa è bellissima. Era già in fiore quando l'ho comprata, lo ammetto. Quindi non è merito mio, però qualche fogliolina nuova la sta mettendo, quindi sono felice lo stesso. E poi è proprio bella. Poi abbiamo, qui e qui dietro è semplicemente dello zenzero seminato, quindi facciamo finta di niente. Qua invece abbiamo una zalea piccolissima. Qui abbiamo dei piccoli kiwi che stanno nascendo, alcuni sono nati e sono morti, altri sono nati e stanno mettendo le foglioline nuove. Ora non so se con la luce riesco a farvi vedere. Ecco qui, quindi speriamo bene. Non ho mai avuto pianta di kiwi, quindi non so neanch'io. Questa so che è una felce, l'ho vista al vivaio e mi piaceva troppo perché non l'avevo proprio mai vista, o non ci ho fatto caso io, o è una pianta che hanno preso da poco. Sì, felce appunto, quindi non mi ricordo il nome. E qua è finito. Poi andando verso la finestra, scusate il casino, ma sto preparando cena. Allora, piccola premessa. Qua è il primo posto dove non riesco a far vivere le orchidee come vorrei, nel senso io ne ho sempre avute tante, poi l'ho lasciata a mia mamma quando sono andato al bar, molte sono morte perché effettivamente lei non è molto brava con le piante, poverina. Due sono sopravvissute e poi quindi queste sono nuove. Allora, a parte questa che è piccolina e l'avevo messa con un'altra orchidea, ovviamente qua ci sono tutti fuori di drenaggio, cioè il vaso va bene di per sé. Questa era già patita, infatti l'avevo presa apposta. In realtà mi sta facendo ancora altri fiori, però vedo che non mi sta mettendo radici nuove, quindi questa già era bruttina di suo, infatti l'ho presa proprio poco. Però credevo di poterla salvare perché in realtà aveva buone speranze. In realtà non vedo alcun miglioramento. Quella che mi ha lasciato perplesso è stata questa qui, che era un'orchidea che stava bene, in salute, di punto in bianco e marcita internamente. Le radici erano bellissime. Sono morte è morta prima la pianta, sono rimaste le radici e poi sono seccate le radici. Non mi è mai successo, non so da cosa possa dipendere. Questa è una delle 3 stelle di Natale che ho potato in uno dei miei primi video, come vedete sta crescendo ed è felicissima di stare qui. Qua abbiamo il mio marimo, il mio piccolo cucciolo. Qua invece sono semplicemente foglie che o si rompono o si staccano, tipo questa. Lo so benissimo che non farà mai le radici, palesemente è una foglia patita, e anche questa qua dietro fa niente, io ci devo provare lo stesso. Poi abbiamo questa orchidea gomesa piccolissima che fa fiori piccoli gialli, questa invece cresce benissimo. Poi abbiamo l'altra orchidea che ho potato nell'altro video, sempre nel video delle stelle di Natale, come vedete sta mettendo su un cespuglio bellissimo. Poi, vabbè, questo era il basilico che ho raccolto in realtà dalla pianta madre, semplicemente per tenerlo per cucinare, ma ovviamente diventa brutto subito, che non l'avevo usato per fare la pasta perché alla fine siamo andati a mangiare fuori e quindi non l'ho più usato. Questi sono semi di tatsoi, non so cosa sia, ma hanno detto dal vivaio, ma se tu li metti ti cresce lì e poi li puoi usare a cucinare, ma non ti nasce la pianta, cioè li puoi usare, ma non ho capito bene. Quindi ho detto, proviamo. Poi abbiamo un dendrobium che queste era una pianta della mamma di una mia amica che anche lei ama le piante e ne ha tantissime, tra l'altro lei è bravissima con le orchidee, ne ha tantissime. Queste orchidee qua non so perché erano patite,
Allora ho cercato di salvarle, questo qui non c'era, me l'ha fatto nuovo, lei me l'ha regalata a dicembre e mi fa tieni, tanto io di queste ne ho tante, ovviamente sono stato felicissimo, quindi queste due già c'erano, questi non penso che faranno niente perché sono proprio tagliati, invece questo qui è nuovo, quindi benvenuto al mondo piccolino. Per finire abbiamo questa orchidea qui che sì, mi sta ingiallendo le foglie, nonostante che le radici siano messe bene, perché tolto alcune che sono quelle vecchie da supermercato, ne altre bellissime. Mi sta prolungando i fiori, ma non capisco. Non mi è mai successo di avere tutti questi problemi con le orchidee, quindi devo cercare un attimo di inquadrarmi. Ho già provato a spostarle 2 volte, ma non lo so, vedremo. Questa parte qua è l'angolo casino cucina, quindi ho le cose per fare, vabbè, dietro lì ci sono le caramelle, per fare le mie amate spezie, che faccio seccare la roba dall'orto. C'è un potos piccolissimo che Luca mi ha regalato perché questa pianta non ce l'hai. Come non ce l'hai? Vabbè, ok. E questa è l'altra stella di Natale che ho potato nel video. Non ha perso manco una foglia questa, però sta crescendo in maniera più lenta delle altre, però fa niente, siamo contenti lo stesso. Questa invece è la stella di Natale che mia mamma si è portata da Genola, ha cercato di potarla seguendo il mio video tutorial, quindi non capisco se non sono stato bravo in insegnarle, ma non vuole che la tocco, quindi lasciamola così. E questo è un ficus bonsai. La storia di questo ficus bonsai è un po' travagliata, ma mi hanno suggerito di non toccarlo e di aspettare che sia primavera, proprio per cambiargli vaso e metterlo a posto. Questo qui l'avevamo regalato io e mia mamma a mio papà che adorava i ficus e infatti era cresciuto, era diventato anche molto bello, lui lo trattava molto bene, solo che purtroppo mia mamma non è molto brava con le piante e quando mio papà poi è mancato, ovviamente l'ho lasciato lì anche a mia mamma per ricordo nella vecchia casa. Solo che ecco aveva perso completamente tutte le foglie, credevamo in realtà che fosse morto, quindi per disperazione mia mamma me l'ha dato. Non è del tutto colpa sua perché effettivamente in quella casa non c'era un posto secondo me adatto a un ficus, scusate, a un bonsai. Però invece da quando è qua foglie nuove ne ha messe. Non l'ho potato perché ho chiesto appunto consiglio a un vivaista e mi ha detto guarda, aspetta la primavera, cambi la terra, guardi in che stato sono le radici, compri un vaso apposta perché come potete vedere anche questo negli anni si è un po' rovinato, anche nel trasloco sicuramente ha avuto qualche botta, però vabbè. E quindi speriamo bene e vediamo se si riprenderà, vi terrò aggiornati. Mi stavo dimenticando, sopra pesa lampadaria in cucina ho questa Nepenthes. A parte che sono doppie perché ne ho un'altra di fianco, ma è bellissima, è una di quelle a cui sono più affezionato. Ogni tanto perde qualcuno di quelli sotto, però sono contento perché ne fa proprio sempre tantissimi nuovi. È una pianta che amo proprio tanto, mi piace proprio tanto e mi dà tante soddisfazioni. Per finire, uscendo sul balcone, abbiamo questo gelsomino che sta crescendo qua e lo faremo crescere ad arco sulla finestra. Poi abbiamo questo geranio qui, che non è un geranio parigino, ma è un geranio non mi ricordo. E poi questa gerbera che avevo sbagliato completamente posizione perché non l'avevo mai avuta, quindi stava seccando, ma adesso per fortuna sta facendo le foglie nuove, si è ripresa. E per finire questa piccola edera che faremo crescere su tutto il balcone e lì sotto un piccolo esemplare di Diana. Perfetto ragazzi, per questo video è tutto. Vorrei sapere quale pianta vi è piaciuta di più, quale magari perché no anche di meno e quale magari vi ha incuriosito di più. Se c'è qualche pianta che volete che tratto magari in qualche prossimo video fatemelo sapere qua sotto, così come qualsiasi argomento. Intanto vi mando un grosso abbraccio e ciao da Cri!